questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta che io ho deciso di chiamare Ice. Per poterla realizzare sono tornata a utilizzare uno dei nuovi filati estivi dell'Adrian Fil che si chiama Polvere di Stelle. Io ho utilizzato il codice 23 che è questo colore ghiaccio con il lurex. Spero che si riesca a vedere dalla telecamera il lurex, ma vi posso assicurare che dal vivo il lurex è molto lucente, si nota tantissimo, solo che con la luce della telecamera non si nota. Oltre a questo colore però sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio sempre il link in descrizione, trovate anche altri colori. Guardate qui il lurex come si vede, anche questo colore che io già avevo utilizzato per realizzare appunto uno spolverino, e poi abbiamo questo verde acqua, ma oltre a questi colori ce ne sono veramente tantissimi altri sempre disponibili sul mio sito. Per quanto riguarda il quantitativo, allora vi dico che io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto il numero 4 e ho utilizzato 200 grammi, di cui non mi era avanzato proprio nulla, quindi taglia M 250 grammi, taglia L 300 grammi, taglia XL 350 grammi. Tenete presente che comunque ha un buon metraggio. L'unica cosa, se la volete fare più lunga rispetto a me o più larga, in quel caso aumentate di un gomitolo. La lavorazione è semplicissima, come potete vedere sono due giri che vanno ripetuti e danno questo effetto vedo non vedo che io trovo fantastico per l'estate. Questo perché lo si può abbinare con sotto un top normale, un top a fascia come lo sto indossando io adesso, o anche con un costume. Se volete andare a farvi un aperitivo in spiaggia e fa comunque se caldo la sera, potete appunto utilizzare sotto un bellissimo costume. Detto e ciò, come potete vedere qui poi ho fatto uno scollo proprio a canotta, e infatti qui ho creato delle micro spalline, mentre nella parte dietro ho lavorato un unico pezzo. Quindi come potete vedere anche questa creazione è semplicissima da realizzare, molto facile, molto veloce, e soprattutto è una creazione che si può sfruttare tantissimo in estate. Quindi come sempre, se decidete di realizzarla, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi anche su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra canotta io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea Polvere di Stelle. Il colore che ho deciso di utilizzare io è il colore 23, che è questo color ghiaccio con il lurex, che è bellissimo. Mi spiace che dalla telecamera alcuni colori non risplendano come dal vivo, ma vi posso assicurare che ognuno è molto brillante. Allora, qui vi farò vedere un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 catenelle e io lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Ho montato un totale di 108 catenelle e questo mi ha permesso di avere una larghezza di circa 82 centimetri. Ora, per le taglie più grandi, mi raccomando, io direi per una taglia M di andare ad aumentare di 3 massimo 4 motivi, mentre per una taglia L andate a montare 6-7 motivi o anche 8, taglia XL andate a montare anche 10 motivi. Tenete sempre presente che dovete raggiungere la larghezza seni o seno o fianco, a seconda di cosa avete più largo, e comunque superarlo di 1 centimetro per non averla troppo aderente, se non la volete troppo aderente la canotta. Quindi valutate voi in base alla vostra larghezza fianchi o seno, in base a cosa avete più grande. Io, lavorando con l'uncinetto numero 4, ripeto, ho montato un totale di 108 catenelle. La lavorazione è semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti, e adesso ve li faccio vedere. Qui, come vi ho detto, un piccolo campione, perché ho iniziato a fare la creazione che non ero a casa, quindi non avevo la telecamera con me, e quindi possiamo iniziare e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, salto una catenella e ricomincio da capo, quindi entro nella seconda e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella e ricomincio da capo, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, scusate, salto una catenella e vado a fare una maglia bassa,
2 catenelle, salto una catenella, realizzo una seconda maglia bassa, 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi salto una catenella, entro una seconda e vado a fare la maglia alta, 2 catenelle, salto una catenella, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella e vado a fare un'altra maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il primo giro. Allora, sto terminando il primo giro, ho fatto la maglia bassa e vado a fare una catenella, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassa e iniziamo adesso a fare il secondo giro. Nell'archetto che si è formato andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, entriamo nell'archetto che separa le due maglie basse e facciamo una maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo, quindi entro nel primo archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto che mi separa le due maglie basse e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia da capo, quindi di nuovo archetto, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, entro nell'archetto che mi separa le due maglie basse e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, maglia bassa nel primo archetto, 2 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, 2 catenelle, maglia alta nell'archetto che mi separa le due maglie basse, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Terminato il secondo giro vi farò vedere appunto come terminarlo e come iniziare poi di nuovo il primo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, chiudo andando dopo la maglia alta, chiudo entrando nella maglia bassissima e facendo una maglia nella maglia bassa e facendo una maglia bassissima. Per iniziare di nuovo il primo giro tiro un po' l'asola, tolgo l'uncinetto, entro nell'archetto di 2 catenelle, prendo l'asola, scusatemi, quindi prendo l'asola e la porto fuori e a questo punto entro sul davanti con l'uncinetto, prendo il filo, vado a fare una maglia bassa e una catenella che sono la mia prima maglia alta e adesso continuo a lavorare normalmente. 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho l'archetto fra le due maglie basse e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia da capo, quindi archetto, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, si entra tra l'archetto fra le due maglie basse e si realizza una maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia da capo e naturalmente in questo caso finiremo il giro dopo aver fatto la maglia bassa e le 2 catenelle entrando nella prima catenella e facendo una maglia bassa come abbiamo fatto nel primo giro, solo che qui entravamo nella terza catenella. Quindi questi sono i 2 giri che bisogna ripetere. Io naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere questi giri prima di separare la parte dietro dalla parte avanti. Allora, sono arrivata agli scalfi, io ho ripetuto i 2 giri per 23 volte, quindi la lunghezza adesso ve la dico, visto che mi avete chiesto di dire anche la lunghezza fino agli scalfi, è di circa 36 centimetri. A questo punto sono andata a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti sono andata a contare le mie maglie alte, io ne ho un totale di 18, quindi sono andata a mettere 8 avanti, 8 dietro e una lateralmente, vedete sia qui e qui dove ho messo il mio marcapunti. Ora per le taglie più grandi, taglia M, io vi ho consigliato di mettere almeno 4 motivi in più rispetto a me, in modo tale da avere 2 maglie in più, 2 motivi in più avanti e 2 motivi in più dietro. Taglia L vi ho consigliato anche a voi di mettere
metterne almeno 10, se non anche 12, significa sempre in base alla vostra larghezza di circonferenza dei fianchi o del seno, in modo appunto da dividere e avere più motivi da mettere avanti e indietro. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la lavorazione tende a tirare. Quindi se avete un numero dispari, quindi una maglia dispari in più, tipo rispetto a me avete 19, ne dovete mettere 9 dietro, 9 avanti, 8 dietro e una per lato. A questo punto continuiamo a lavorare sempre con i soliti 2 giri, però vedrete che adesso cambia inizio e fine giro, perché non lavoreremo più in tondo ma in giri di andata e ritorno. Io farò dei giri sul davanti dove appunto farò giro andando da un marcapunto all'altro, poi dividerò per fare le spalline e in quel caso naturalmente vi dirò quanti giri sono andata alla fine a fare davanti e indietro, scusatemi, per tutta la larghezza, e poi invece quanti sono andata a fare per fare le spalline, e soprattutto quanti motivi ho fatto, su quanti motivi ho lavorato. Quindi, come vi ho detto, adesso andiamo a cambiare la lavorazione. Con una maglia bassissima mi porto sempre all'interno dell'archetto di 2 catenelle e a questo punto lavoro come ho sempre fatto, quindi qua non cambia nulla, vado sempre a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e vado a lavorare maglia bassa nel primo archetto, 2 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, 2 catenelle, maglia alta dove ho le 2 catenelle che mi separano le 2 maglie basse, e si ricomincia. Quindi a lavorare il primo giro lavoro come ho sempre lavorato, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nell'archetto tra le 2 maglie alte, scusate, tra le 2 maglie basse, e vado a fare la mia maglia alta. Mi giro con la lavorazione e dobbiamo andare a fare il secondo giro, e questa volta o vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, come me andiamo a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta. Entriamo nell'archetto e andiamo a fare una seconda maglia bassa, 2 catenelle, poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Vado nell'archetto di 2 catenelle che separa le 2 maglie basse, vado a fare la maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, ricomincio a lavorare maglia alta tra l'archetto di 2 catenelle che mi separa le 2 maglie basse. Continuo a lavorare così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come ricominciare poi con il primo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nell'ultimo archetto e faccio una maglia bassa, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, dobbiamo tornare a fare il primo giro e ricominciamo facendo sempre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 2 di separazione e poi lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, maglia bassa nel primo archetto, 2 catenelle, maglia bassa nel secondo archetto, 2 catenelle, maglia alta nell'archetto che separa le 2 maglie basse, e si continua a lavorare sempre in questa maniera. Mi raccomando, nel terminare di nuovo il primo giro fate la maglia bassa, le 2 catenelle, la maglia alta va fatta sopra la seconda maglia bassa, quindi si salta la prima e si va a fare la seconda. Io adesso farò penso altri 2 giri, così da giro da andare a destra verso sinistra, e poi farò le spalline. Devo ancora decidere quante farle larghe, non voglio uno scollo troppo piccolo, voglio uno scollo bello largo, perché comunque questa è una creazione estiva, quindi vi farò sapere una volta terminato. Dietro invece lavorerò gli stessi giri fatti davanti, però senza fare le spalline, quindi verrà un unico blocco. Allora, ho ripetuto quindi i 2 giri per 2 volte, partendo da destra verso sinistra, quindi, e poi da sinistra verso destra, quindi partendo da dove avevo messo i marcapunti fino all'altro, ho ripetuto i 2 giri per 2 volte. Poi sono andata a lavorare facendo le spalline sul davanti, quindi ho diviso ulteriormente la lavorazione, sono andata a lavorare su 2 maglie alte, quindi vedete mi sono fermata dove avevo le maglie basse, ho contato 2 maglie alte, 1 e 2, e subito dopo sono andata a mettere il mio marcapunti, in modo da fermarmi quando andavo a fare poi il primo giro dove ho l'archetto delle 2 catenelle, e in questo caso ho ripetuto i 2 giri per altre 6 volte, quindi un totale ho ripetuto i giri per 8 volte. Infatti dietro ho ripetuto questi giri per 8 volte, però davanti vi ricordo che ho ripetuto i 2 giri per 2 volte per andare a avere un pezzo unico separatamente, quindi prima a destra e poi a sinistra, o contrario, comunque per fare le spalline ho ripetuto i 2 giri per
6 volte. Altra cosa che vi devo dire, per le taglie più grandi fate anche voi delle spalline non troppo piccole, non troppo sottili, perché così lo scollo viene delicato, altrimenti poi viene troppo largo e tende qui ad abbassarsi. Per evitare, perché comunque volete le spalline più sottili, per evitare che si abbassi rifinite lo scollo con un giro di mezze maglie alte o di maglie alte. Una volta fatto anche il pezzo dietro sono andata a cucire e quindi anche questa creazione è terminata.